Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis Crochet. Io sono Simona e non ci vediamo da un po'. Ma quali sono le differenze? Magari sono un po' più abbronzata del solito rispetto a qualche tutorial fa e forse ho anche un anno in più. Comunque, quest'oggi vi mostrerò come realizzare una borsa all'uncinetto facilissima, davvero facilissima, direi anche veloce, un modello sempre popolare, in trend, è un must have dell'estate, un modello davvero intramontabile che accontenta vari gusti. Per questo progetto non potevo non utilizzare la mia amatissima fettuccia. Se ancora non l'hai provata, cosa aspetti? Provala, perché davvero è una dipendenza, non ne potrai fare più a meno. Io ultimamente la sto utilizzando spesso perché mi piace molto, morbida, leggera, scorrevole. Poi l'effetto, la texture di qualsiasi punto di lavorazione è davvero wow, fine ed elegante. Io ho utilizzato la colorazione kiwi, un bel verdino, ma c'è anche la colorazione verde Brasile, se non erro. Ma comunque sul mio shop Momis Crochet trovi altre 18 colorazioni più quella che ho utilizzato io quest'oggi, e questa volta la vedremo all'azione con l'uncinetto numero 9. Fino ad ora ho sempre utilizzato il 5, 5,5, 6 e anche una fettuccia molto versatile. Dipende il progetto, il punto di lavorazione che devi andare a realizzare, utilizzi a sua volta il numero di uncinetto più adatto, ed oggi te lo dimostro. Questo è ciò che mi rimane dal progetto di oggi, 45 grammi, quindi sì, sicuramente continueremo la miniserie cosa realizzo con tot grammi di filato avanzato. Se vi va, ancora prima di vedere il progetto, fatemi sapere cosa ci possiamo realizzare. Io ho già un'idea, però mi piace sempre ascoltare anche le vostre idee. Detto questo, io passerei direttamente al tutorial di oggi. Spero che la borsa vi piaccia, vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere, mettete like, hype a questo video se il contenuto vi è utile e vi piace, insomma. Un attimo prima di passare alla sigla e al tutorial, so già che me lo chiederai, il tutorial del top che indosso l'ho realizzato io, ti lascio il tutorial sotto a questo video insieme a tutti gli altri indirizzi utili. A questo punto sì, sigla! Intanto facciamo un bel cappio e avviamo 16 catenelle, numero pari, mi raccomando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 e 16. Ovviamente aggiungerò un'ulteriore catenella che mi serve soltanto per ritornare indietro a punto basso. Infatti, a partire dalla seconda catenella nella maglia dietro andiamo a lavorare un punto basso. 1, 2, 3. Al termine della riga ovviamente ci ritroveremo con 16 punti bassi. 4, 5, e 16. Prima riga terminata. Adesso procediamo per la riga numero 2. Catenella, giriamo il nostro lavoro e in ciascun punto al di sotto lavoriamo un punto basso per un totale di 16 punti bassi. E 16. Bene, una volta ottenuto questo lavoro iniziamo la nostra lavorazione semplicissima a punto rete. Facciamo 5 catenelle, 4 e 5, giriamo il nostro lavoro, saltiamo il punto al di sotto e nel successivo facciamo un punto bassissimo, quindi andiamo a chiudere. Da qui ripartiamo con le 5 catenelle, 3, 4, 5,
saltiamo un punto, nel successivo facciamo un punto bassissimo e di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, saltiamo un punto e nel successivo facciamo un punto bassissimo e voilà. E quindi 1, 2, 3, 4, 5, un punto bassissimo non nel primo ma nel secondo. Continuiamo così per tutta la riga. Al termine della riga, punto bassissimo, intanto ci rimarranno gli ultimi 2 punti, quindi facciamo le ultime 5 catenelle, saltiamo un punto e nell'ultimo lavoriamo un punto bassissimo. Abbiamo realizzato così 8 archetti. Direttamente dall'ultimo punto facciamo 5 catenelle, giriamo il nostro lavoro e iniziamo la riga numero 2 a punto rete. Andiamo direttamente nella terza catenella delle 5, entriamo e facciamo un punto bassissimo. E da qui si riparte. 2, 3, 4, 5, 1, 2, nella terza catenella ci inseriamo proprio così e chiudiamo. E quindi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 e nella terza ci inseriamo, punto bassissimo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, nella terza ci inseriamo e facciamo un punto bassissimo e procediamo per tutta la riga. Sono al termine 2, 3, 4, 5 e andiamo a chiuderci nell'ultimo archetto, 1, 2 nella terza catenella e voilà. E abbiamo concluso così la seconda riga a punto rete. Per la riga numero 3 dobbiamo ripetere lo stesso lavoro, quindi facciamo 5 catenelle, giriamo il nostro lavoro, 1, 2 e nella terza catenella continuiamo con un punto bassissimo e andiamo a realizzare un altro archetto e quindi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, punto bassissimo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, punto bassissimo, 1, 2, 3, 4, 5, siamo di nuovo al termine della riga numero 3 a punto rete e quindi facciamo l'ultimo punto bassissimo nella terza catenella dell'ultimo arco e da qui possiamo continuare finché non raggiungiamo l'altezza desiderata. Basta andare a realizzare sempre le 5 catenelle, girare il lavoro, fare il punto bassissimo nella terza delle 5.
Quindi tutto il lavoro che fino ad ora vi ho mostrato lo dobbiamo ripetere. Dunque, insieme abbiamo fatto 1, 2, 3 righe, abbiamo iniziato la quarta riga a punto rete. Ci vediamo direttamente nella clip successiva dove vi mostro che altezza ho raggiunto e quante righe ho lavorato. Bene, amiche ed amici, ho eseguito il lavoro mostrato prima per 26 righe totali a punto rete e poi ovviamente ci sono le prime 2 righe a punto basso. Adesso, una volta raggiunta l'altezza desiderata per la nostra bag, continuiamo il nostro lavoro e rifiniamo la zona superiore andando a riportare i punti che avevamo avviato all'inizio, quindi 16 punti. Quindi qui avevo fatto il punto bassissimo e la catenella, ho girato il lavoro, nel primo punto bassissimo vado a fare un punto basso, poi faccio un punto basso nella terza catenella. Bene, nei prossimi 7 archetti lavoreremo 2 punti bassi nella terza catenella. Vedrete che si stringe il lavoro, ma è normale, è quello che dobbiamo ottenere. Quindi 1, 2, vado nella terza catenella, lavoro un primo punto e poi un secondo. Vado nell'arco successivo, terza catenella, entro, 1, 2. 1, 2, vado nella terza e faccio altri 2 punti bassi, archetto successivo, altri 2 punti bassi, 1 e 2, rimangono gli ultimi 3 archi, 1, 2, vado qui, 1, 2, 1, 2, 3, ok, e adesso abbiamo l'ultimo arco, 1, 2 e 3. Bene, facciamo anche qui 2 punti, 1, 2. Se provate a contare i punti, anche voi avete 16 punti bassi. Adesso facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro, guardate come si arriccia, ma è normale, dobbiamo ricreare quello che abbiamo fatto all'inizio. Durante la riga numero 2 a punto basso lavoriamo un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 16 punti. Terminata la seconda riga, facciamo una catenella e ripetiamo per una terza riga. Ultimo punto, perfetto. Bene, a questo punto abbiamo completato il corpo della nostra borsa. Però se andassimo a cucire i 2 lati sarebbe piatta, sarebbe poco spaziosa. Sapete che io amo le borse pratiche, comode e capienti. Quindi adesso cosa andiamo a fare? Non solo andiamo a cucire i 2 lati, ma nello stesso tempo andiamo a creare un bel po' di profondità, andando a realizzare sempre 5 catenelle. Direi tu come fare? Semplicissimo. Intanto facciamo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle direttamente da qui. Sono sulla parte del dritto del mio pannello, quindi piego in 2 esattamente in questo modo e ho rovescio contro rovescio. Te ne accorgi dai punti bassi che sono sul dritto rispetto a rovescio di questa riga. Fatte le 5 catenelle, vai direttamente nel primo punto basso, poi questo non vi preoccupate che lo andiamo a nascondere, così, e fai un punto bassissimo. Bene, questa è la profondità che conferiremo alla nostra bag, non sarà per nulla piccola. A questo punto facciamo sempre 5 catenelle e andiamo a lavorare un punto bassissimo, non nella seconda riga, questa è la terza, ma nella primissima. Possiamo anche entrare al centro del punto basso e chiudiamo il punto bassissimo. E da qui facciamo sempre 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, giriamo leggermente il nostro lavoro e andiamo nella primissima riga a punto basso del pannello dietro, quindi 1, 2, esattamente qui. Per cui entriamo in questo punto, nella primissima riga e chiudiamo a punto bassissimo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Adesso andiamo a lavorare in tutte le catenelle che abbiamo sia su questo lato che sull'altro lato.
per cui entriamo direttamente qui e chiudiamo punto bassissimo. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, mi riporto dall'altra parte nel primo arco, quindi questo qui, entro, prendo la fettuccia e chiudo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, archetto successivo, entro e chiudo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, archetto successivo, chiudo, 1, 2, 3, 4, 5, archetto successivo sul pannello di fronte a me, chiudo, 1, 2, 3, 4, 5, archetto successivo e chiudo, 1, 2, 3, 4, 5, chiudo, 1, 2, 3, 4, 5, giro leggermente, vado qui, 1, 2, 3, 4, 5, pannello davanti, 2, 3, 4, 5, pannello dietro, 1, 2, 3, 4, 5, pannello davanti, 1, 2, 3, 4, 5, pannello dietro o un altro archetto e poi ne abbiamo uno qua. Quindi per l'ultima volta 2, 3, 4, 5, andiamo nell'ultimo archetto che si trova alla base e facciamo un punto bassissimo. Intanto facciamo una catenella di sicurezza e voilà, guardate che lavoro fantastico. Ora dobbiamo ripetere questo lavoro dall'altra parte. Direi tu, e come facciamo? Adesso te lo mostro. Intanto stacchiamo la fettuccia dopo aver fatto la catenella di sicurezza. In un secondo momento andiamo a nascondere tutto, non vi preoccupate. Sempre dal dritto del nostro lavoro ci inseriamo esattamente nel primo punto basso, cioè nell'ultimo in realtà. Prendiamo la fettuccia, la mettiamo in due senza fare nodini perché poi si vedono dietro. Poi andiamo a bloccare semplicemente a fine lavoro la fettuccia in eccesso e direttamente da qui iniziamo. 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo nell'ultimo punto basso del pannello dietro, entriamo, lo stesso lavoro di prima e facciamo un punto bassissimo. E da qui si riparte. 2, 3, 4, 5 e vai nella primissima riga a punto basso. E chiudi. Poi fai di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e vai invece nella primissima riga, esattamente qui, chiudi. E da qui vai invece a chiudere in tutti gli archetti precedenti, 4, 5, primissimo archetto, questo qui, e chiudi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, archetto successivo e chiudi. Insomma, stesso lavoro di prima, non cambia assolutamente nulla, per cui possiamo anche continuare da soli fino alla fine, stacchiamo il filo e ci rivediamo. Bene, amiche ed amici, questo è il risultato una volta aver cucito i laterali e nello stesso tempo aver conferito alla nostra bag profondità. Possiamo andare avanti, quindi andiamo a rifinire il bordo superiore perché comunque qui abbiamo le catenelle volanti, non è che le possiamo lasciare così, assolutamente no. Quindi riprendiamo la fettuccia, ci inseriamo in un punto qualsiasi anche qui, la mettiamo in due senza fare nodini antiestetici, poi anche qui nasconderemo il tutto alla fine, tiriamo fuori, prendiamo il filo di lavorazione, la fettuccia in questo caso, entriamo nel punto successivo e iniziamo a lavorare dei punti bassissimi.
lavorare un punto bassissimo anche qui, dal punto da cui sono partite le catenelle. Ok, poi quando siamo sulle 5 catenelle andiamo a lavorare semplicemente un punto bassissimo, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Bene, siamo dall'altra parte, lavoriamo il punto bassissimo anche qui dove ci siamo agganciati con le 5 catenelle, giriamo la nostra bag e procediamo semplicemente a punto bassissimo. Ultimo punto bassissimo, abbiamo di nuovo le catenelle e quindi di nuovo un punto bassissimo in ciascuna catenella delle 5 laterali. Ultimo, anche qui andiamo nel punto da cui sono partite le catenelle, facciamo un punto bassissimo, lavoriamo tutti i punti. Ultimo punto in teoria, ma io lavoro anche il successivo, quello dove ho fatto la primissima catenella, anzi punto bassissimo, scusate. Chiudo, faccio un ulteriore giro a punto bassissimo prendendo solo la maglia dietro. Vi faccio vedere solo la solina dietro. 1, 2, casomai girate l'uncino e prendete il punto perché ovviamente è stretto, o casomai passate all'uncinetto più piccolo, ma ve lo sconsiglio perché altrimenti andate a stringere il bordo. Quindi basta semplicemente così con l'uncino prendere l'asola così e fare il punto bassissimo. Chiudo, 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 chiudo. E insomma procedo per tutto il giro finché non lo termino. Ci vediamo direttamente qui. Vado a posizionare il marker, questo è il primo punto, bassissimo ovviamente, quindi ci vediamo direttamente qui, andiamo a chiudere il tutto e ultimiamo la nostra bag. Eccoci, ho terminato il giro. A questo punto possiamo anche tagliare un po' di fettuccia e prendere un ago bello grosso, uno di quelli che vi mando nei pacchi. Posso togliere il marcapunti, entro non qui ma nel secondo e andiamo a chiudere in maniera invisibile. 1 e 2, passiamo al centro e voilà, nessun scalino, quindi giriamo il nostro lavoro e andiamo a nascondere pazientemente il filo in eccesso. Non faccio nodi, ovviamente si stringe il punto. Prima di procedere lo sistemate e ve lo andate a nascondere dietro. Io già ho nascosto i fili che erano qui all'interno, seguendo lo stesso metodo che vi sto mostrando adesso. Ripetiamo lo stesso lavoro qui. Mi raccomando, fate la catenella di sicurezza e poi ve lo andate a nascondere anche qui pazientemente. Lo so, è una rottura, anche a me scoccia nascondere i fili in eccesso, ma bisogna farlo. Tanto abbiamo fatto la catenella di sicurezza, non vi preoccupate che non si disfa nulla. Ok, bene. Ho nascosto tutto, adesso manca la ciliegina sulla torta. Intanto questo è ciò che mi avanza. Adesso peso la borsa, vediamo quanta fettuccia effettivamente utilizzata e quanto ne rimane. Eccomi, ho pesato la borsa, pesa 223 grammi e mi rimangono 47 grammi di fettuccia, quindi volendo possiamo realizzarci un'altra cosa e continuiamo la miniserie. Vediamo cosa realizzo con 8 grammi di cordino. Per me è un piacere farlo, mi piace tantissimo, mi diverte e ogni volta è sempre una sorpresa. Però
Però è pure vero che in corso d'opera mi è venuta una bella idea ed è la ciliegina sulla torta di questo progetto. Man mano che creavo, come sempre, lo sapete se mi seguite da tempo, inizio un progetto all'uncinetto con un'idea ben precisa e poi in corso d'opera cambio, ma l'uncinetto è anche questo, creatività. Prima di dirvi la ciliegina sulla torta, però, è possibile andare a foderare il progetto. Se avete visto il tutorial precedente della borsa retata, vi ho mostrato la fodera a secchetto con chiusura a coulisse. Potreste realizzarla anche per questo progetto, vi lascio il tutorial sotto a questo video nel box info e scegliere tra le varie fantasie e le varie colorazioni presenti sempre su momiscrochet.it. Io per esempio per questa colorazione farei un contrasto, metterei anche un bel giallino o anche l'arancione, perché guardate ci sta davvero molto bene. Ecco, ci sta davvero molto bene, mi piace tanto il contrasto, sapete in generale che amo i contrasti tra i colori, a parte che il risultato è davvero impeccabile, amo anche questo progetto, è inutile negarvelo. Dunque, ciliegina sulla torta. Ho intenzione di applicare i miei manici in legno, visto che finora abbiamo sempre realizzato questo modello di borsa, seppur lo schema è molto diverso da quelli che vi ho proposto in questi anni, a tracolla, quindi all'uncinetto. Per questo modello voglio qualcosa di più. Credo che il legno stia benissimo con la tonalità scelta, ma si abbina anche a tutte le altre tonalità disponibili sullo shop. Insomma, urla è stata da tutti i fori e da tutti i punti, scusate la battutina, comunque è quello che penso. Come facciamo a fissarli? Molto semplice, prendiamo un po' di fettuccia e lo facciamo direttamente con l'uncinetto, però qui stavolta farei un cappio. Prendo l'uncinetto numero 5 e mezzo, vado a posizionarmi i manici senza farlo apposta, perché vi ripeto, non dovevo realizzarla così sta bag. I manici sono proporzionati proprio alla borsa stessa. Io come sempre mi stupisco di me. Comunque passiamo avanti, facciamo un bel cappio senza usare ago eccetera eccetera, direttamente con l'uncinetto a punto catenello o a punto bassissimo, vedrete che cucite in fretta il tutto. Centriamo per bene i manici e io mi inserirei direttamente non nella prima ma nella seconda riga a punto basso. Ovviamente non ve l'ho detto prima, trovate il kit completo di manici più fettuccia in diverse colorazioni su momiscrochet.it. Ti lascio il link diretto al prodotto sotto a questo video nel box info, magari te lo metto anche come commento fissato. Quindi cappio sull'uncinetto, tiro fuori e voilà. Quindi passo al punto successivo, prendo la fettuccia e chiudo. Come notate allungo l'asola, allungate l'asola mi raccomando. Punto successivo, prendo la fettuccia e voilà, allungo sempre l'asola e mi inserisco nel foro successivo, tiro fuori, chiudo a punto bassissimo e lo ripeto anche per l'ultimo foro. Bene, mi sembra ben centrato e anche ben fissato. A questo punto posso tagliare la fettuccia e me la posso riportare all'interno della borsa direttamente dallo stesso foro, dall'ultimo. Qui dobbiamo bloccare per bene. Allora, all'inizio abbiamo fatto un bel nodino, quindi la fettuccia è ben bloccata. Qui la andiamo a bloccare direttamente sulla maglia della cucitura stessa, quindi ci aiutiamo direttamente con l'uncinetto stesso, facciamo un bel nodo cappio. Come vedi tutto ben fissato anche qui, non ci rimane che andare a nascondere la fettuccia in eccesso tra tutti i punti, proprio come vi ho mostrato prima, stessa tecnica. Vi consiglio di farlo subito e poi applicate il secondo manico, ripetendo lo stesso procedimento che vi ho mostrato prima. E voilà, amiche ed amici, che dire, è uno spettacolo, mi piace troppo. Per mostrarvi al meglio l'effetto finale ho imbottito la bag con della carta, ho anche messo così provvisoriamente uno scampolo. Io vi consiglio di prendere uno scampolo a contrasto perché ci sta davvero benissimo, poi siamo in estate, se non giochiamo adesso con i colori quando dobbiamo farlo? Vabbè che io ci gioco tutto l'anno, lo sapete. Ho completato la mia bag ovviamente con la targhetta personalizzata, non so se ve l'ho detto, forse no qui su YouTube, ma
ma sui social sì. Già da qualche tempo Momis Crochet è un marchio ufficialmente registrato. Sono molto felice di condividere con voi anche questa informazione. Comunque trovate le targhette personalizzabili sempre sullo shop nella categoria accessori. Vi lascio il link in basso, vi lascio il link del kit sotto a questo video, così potete spulciare tra le varie colorazioni disponibili. Dunque siamo a 31 cm, ovviamente in alto, visto che la borsa assume questa forma, siamo a 21, altezza 25 e una bella profondità. È vero che l'ho imbottita a circa 4 cm, però avrei potuto imbottirla molto di più, la fettuccia è bella che è elastica, quindi è un modello pratico, comodo e capiente, non è affatto piccola come può sembrare magari in foto, lo sapete, le foto non rendono mai quanto devono rendere. Con tutti i manici la bag misura invece circa 31 cm. E voilà, amiche ed amici, ma che chicca è questa bag? Perfetta per quest'estate, ve la faccio vedere anche indossata perché merita davvero. Lo sapete, se mi seguite da tempo abbiamo visto tante versioni di questa bag modello intramontabile appunto rete, ma mai così. Ho rivoluzionato ancora una volta lo schema, ho anche applicato i miei amatissimi manici in legno. Se avete seguito tutto il tutorial avete sicuramente visto che avevo in mente un'altra cosa da realizzare, però non mi pento assolutamente, sono molto contenta di averla realizzata così come la vedete. Non vedo l'ora di vedere tutte le vostre versioni, mi raccomando taggami se realizzi lo stesso modello. Io a questo punto ti ringrazio per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, ti do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre ti consiglio di non perdere. Seguimi anche sui social e iscriviti al canale se non l'hai fatto, supportami con like e hype. Alla prossima!